Buongiorno ragazzi e ben ritrovati. Io sono Plak e oggi torniamo a parlare di home mining e lo facciamo andando a configurare il Bitax. Se non sapete che cos'è un Bitax, vi invito ad andare nella playlist mining del mio canale e lì troverete tutta una serie di video legati al mining, tra cui quello sui Bitax assieme a Tartercute. Prima di cominciare vi chiedo cortesemente di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e di attivare la campanella, così sarete sempre aggiornati quando uscirà un nuovo video. Inoltre, se apprezzate i miei contenuti, potete supportare il canale donando anche solo un caffè utilizzando il QR code che compare durante il video oppure sfruttando il Lightning Address presente in descrizione. E qual è il modo migliore per conservare i vostri Bitcoin che non volete trasferire per nessun motivo? Beh, conservarli su un hardware wallet. Se dovete quindi acquistare un hardware wallet, potete usare il codice PLAK per avere uno sconto del 5% sull'acquisto dei prodotti Bitbox, come il Bitbox 02, del quale trovate anche il tutorial completo sul mio canale. Bitbox 02 è un sealing device molto semplice da utilizzare, open source e di produzione svizzera. È un ottimo compromesso tra semplicità di utilizzo e sicurezza dei vostri fondi. Vi lascio il link diretto in descrizione, io vi ringrazio di cuore e ora andiamo avanti. Allora, iniziamo col dire che in genere il Bitax arriva già col firmware installato al suo interno. Se così non fosse, o se eventualmente non vi fidate e volete reinstallarlo voi, cosa giustissima tra l'altro, potete andare sul sito bitax.org, poi cliccate su Sources e nella sezione firmware scegliete Web Flasher. Vi si aprirà un'altra pagina che vi servirà per effettuare l'installazione. Voi ora collegate il Bitax al PC attraverso la presa USB-C e cliccate su Connect. Comparirà il vostro dispositivo in questa lista. Ora facciamo finta che il mio sia questo, ma voi usate quello giusto. Poi clicchiamo su Connetti. Scegliamo il device, che nel mio caso è un Gamma 601, poi scegliamo la versione del firmware e noi selezioniamo la più recente. Ottimo, ora clicchiamo su Start Flashing e partirà l'operazione. Una volta terminata potremo scollegare il dispositivo. Bene. Ora vediamolo un attimo questo dispositivo. Ecco come si presenta, molto piccolo e molto silenzioso. Abbiamo il processorino, l'SP32, uno schermino per vedere alcune informazioni, poi abbiamo la ventola che in questo caso è una ventola Noctua, quindi molto silenziosa, e lì sotto si trova il chip ASIC di un Antminer S21 Pro. Poi abbiamo lo spinotto per l'alimentatore e la presa USB-C per poterlo flashare. Come potete vedere è molto piccolo, sta nel palmo di una mano e ha anche il suo supporto che gli fa, mantenere la posizione. Ora che gli abbiamo dato un'occhiata possiamo cominciare e la prima cosa che dobbiamo fare è collegarlo alla corrente. Prendiamo quindi l'alimentatore e lo colleghiamo. Sull'alimentatore ragazzi mi raccomando prendete quelli consigliati perché altrimenti rischiate di bruciare tutto. Quindi minimo 5 A, 5-6 A e attorno ai 20 Watt come consumo reale. Una volta collegato lui partirà subito. Il principio è lo stesso dei miner professionali. Tu gli dai corrente e lui produce hash rate. Noi però ovviamente dobbiamo indirizzare questo hash rate da qualche parte. Quindi dobbiamo configurare il dispositivo. All'accensione lui creerà una sua rete Wi-Fi alla quale ci dobbiamo collegare. Possiamo farlo tramite PC o tramite smartphone. Io sono da PC quindi apro la scheda del Wi-Fi, clicco su altre reti ed ecco che compare il Bitax. Basta cliccarci sopra e in automatico si aprirà la schermata per impostare il profilo Wi-Fi. Ci vuole qualche secondo, ma ecco che si è aperto. Qui noi dovremo dire al Bitax qual è il nostro Wi-Fi. Per farlo possiamo cliccare sulla lente di ingrandimento e lui ci mostra tutte le reti che riesce a vedere. Nel mio caso è Eolo, quindi ci clicco sopra. Ora dobbiamo inserire la password del nostro Wi-Fi, non una inventata, ma proprio quella che utilizzate per accedere alla rete di casa, perché il dispositivo deve potersi collegare appunto alla rete domestica. Una volta fatto possiamo premere su Save, così salviamo tutto, e poi su Restart. Una cosa importante da sapere è che il Bitax non funziona con la rete a 5 GHz, ma è necessario avere quella a 2,4 GHz. Ora che abbiamo collegato il Bitax sulla stessa rete, possiamo cercarlo con il suo indirizzo IP che ci viene mostrato sullo schermino del dispositivo. Vedete che intanto sullo schermino girano anche altre informazioni che comunque vedremo dopo. Ora leggiamo l'indirizzo IP e lo scriviamo nella barra di ricerca del browser. Ecco che si è aperta l'interfaccia del nostro Bitax e questa qua è la dashboard dove possiamo vedere innanzitutto se il Bitax fa il suo lavoro. Vediamo che sta producendo hash rate, siamo sui 900 GHz. Questo dispositivo dovrebbe produrre circa 1,2 terahash, ma ovviamente ora lo stiamo accendendo e spegnendo, quindi non è ancora stabile, diciamo.
Poi abbiamo l'efficienza, che misura quanta energia serve per produrre un terahash di calcolo. Più basso è questo numero, più il dispositivo è efficiente. Poi abbiamo la quantità di share prodotte e la best difficulty, ovvero la miglior prova di lavoro fornita. Poi sotto abbiamo il grafico con l'hash rate e la temperatura. Ora però lasciamo un attimo perdere queste cose perché dobbiamo prima di tutto collegare il dispositivo alla pool, altrimenti stiamo minando a vuoto. Andiamo quindi su Pool Settings e qui dovremo scegliere due cose. A quale pool vogliamo collegarci e a quale altra pool vogliamo collegarci nel caso la prima non funzionasse. Questo serve perché, come potete immaginare, se la prima per qualsiasi motivo va offline, subentra la seconda e noi non smettiamo di minare, non smettiamo di fornire potenza di calcolo. Ora, abbiamo già visto in altri tutorial come impostare le varie pool come Brains o Public Pool. Oggi ho deciso di collegare il Bitax sempre a Public Pool, ma sfruttando il mio nodo. Che cosa cambia? Innanzitutto, se miniamo su Public Pool, noi stiamo tentando la fortuna. Non riceveremo compensi giornaliere, ma proviamo a minare un blocco in solo. Se non abbiamo un nodo, Public Pool ci dà la possibilità di minare lo stesso in solo, ma crea lui il template per noi sostanzialmente. Se invece abbiamo un nodo, possiamo scaricarci l'istanza di Public Pool e usare il nostro nodo per creare il template. E questo è quello che faremo oggi. Andiamo quindi sul nodo, apriamo l'istanza di Public Pool e qui troviamo le informazioni da inserire nel Bitax. È più facile da fare che da spiegare perché basta inserire umbrel.local, nel mio caso, e cambiare la porta sostanzialmente. Quindi su stratum host scriviamo umbrel.local e su stratum port inseriamo 2018. Poi dobbiamo anche cambiare lo stratum user. Quando miniamo in solo con una pool dobbiamo fornire il nostro indirizzo Bitcoin per poter riscattare l'eventuale ricompensa. Quindi il nostro user diventerà il nostro indirizzo Bitcoin seguito da un punto e da un nome che vogliamo dare al dispositivo. La password, come password potete mettere semplicemente X, che è quello che vi dà anche la pool. Come fallback stratum host dovremmo invece inserire una seconda pool appunto che fungerà da salvagente, ok? Nel caso la prima non funzionasse. Io lascio CK pool perché mi va bene così. Ricordate solo di cambiare l'indirizzo Bitcoin anche nella seconda pool e di metterne uno vostro, che può anche essere uguale a quello sopra. Bene, ora clicchiamo su salva e poi su restart. Intanto vedete che anche il dispositivo si spegne, si riaccende, ovviamente fa tutte le sue cose. Ora, per vedere se funziona tutto correttamente, dobbiamo andare sul nostro nodo e inserire l'indirizzo Bitcoin che abbiamo usato sul Bitax nella barra di ricerca all'interno dell'app Public Pool. Cliccate su My Workers e dovrebbe comparirvi la schermata con il vostro dispositivo e i vari parametri. Può capitare che l'app si impalli, quindi rimanga fissa così, vedete? Oppure che parta ma che non vede il vostro Bitax. Questa cosa ve la voglio far vedere perché immagino che, so che succede spesso, quindi vedete la Public Pool si è impallata e noi che cosa facciamo? Torniamo su Bitax in Pool Settings e però inseriamo l'indirizzo IP del nodo al posto di umbrel.local. Lasciate la stessa porta, salviamo e facciamo restart. A questo punto attendiamo qualche minuto, poi torniamo sul nodo, su Public Pool, e dopo aver inserito l'indirizzo Bitcoin dovremo trovare il nostro Bitax a lavoro. Ottimo! Ora che stiamo minando possiamo fare un giro anche su AxOS. Prima di continuare volevo però ricordarvi che anche il 2025 sarà pieno di conferenze Bitcoin in tutta Europa e la conferenza internazionale da non perdere è BTC Prague 2025, che si svolgerà a Praga dal 19 al 21 giugno. La conferenza più grande d'Europa con speaker internazionali, una zona expo piena di aziende del settore e tanta gente con cui passare 2 splendide giornate. I biglietti Expo sono terminati, quindi se volete partecipare sono rimasti solo quelli disponibili, solo quelli del conference, che però purtroppo hanno un costo più elevato. Potrete utilizzare però il codice PLAC per avere un 10% di sconto sul prezzo del biglietto. Link in descrizione, io vi ringrazio e ci vediamo a Praga. Allora, questa zona ve l'avevo già fatta vedere prima, qui abbiamo poi sostanzialmente il grafico e tutte le altre impostazioni. Sotto abbiamo delle altre impostazioni, come per esempio il power, la potenza, quanta potenza sta succhiando, 18,2 watt, il voltaggio, l'input di voltaggio, quindi siamo 4,9 volt, la frequenza dell'ASIC 525 MHz e il voltaggio.
Poi abbiamo anche la temperatura dell'ASIC, 60,3 gradi, la temperatura anche del regolatore, diciamo il voltaggio del regolatore di temperatura e la velocità delle ventole. Ora vedremo poi come modificare anche tutte queste impostazioni. Poi sotto abbiamo anche le informazioni della pool, vedete? Qui dice che stiamo minando sull'indirizzo IP del nostro nodo a questa porta e con questo indirizzo. E poi ovviamente abbiamo l'uptime, cioè da quanto tempo è aperto. Da quanto tempo, scusate, è acceso il Bitax. Andiamo avanti e vediamo un po' che cosa c'è all'interno di questo firmware. Allora, qui troviamo Swarm. Swarm che cos'è? Sostanzialmente è lo sciame, no? Qui l'idea è quella di raggruppare tutti i dispositivi che avete in casa che stanno minando. Quindi se avete già altri dispositivi, lui ve li può semplicemente raggruppare e dare le informazioni complete, potete trovarle tutte, diciamo, nella stessa schermata, che è una cosa molto carina. Poi abbiamo Network, che è quello che abbiamo utilizzato inizialmente per configurare il wifi. Qui se volete poi potete modificare il wifi nel caso o lo spostate di abitazione oppure nel caso cambiasse il wifi, potete venire qui. Abbiamo il pool settings, che è diciamo tutta quella parte che abbiamo utilizzato per impostare la pool, e questa vi serve nel caso voleste cambiare pool sulla quale minare. Venite qui, ricordatevi sempre di cambiare la prima e la seconda usarla come backup, come fallback, quindi cambiate la prima, mi raccomando. Poi abbiamo la customizzazione, quindi possiamo, diciamo, personalizzare un po' l'aspetto del nostro DXOS, quindi possiamo avere l'aspetto scuro oppure chiaro, in questo colore blu chiaro, e poi le scritte possono essere, vedete, arancione, rossa, vedete qua che cambia, blu, verde oppure viola. Io le lascio arancione e metto dark, così mi piace di più. Poi abbiamo i settings. Allora, sui settings ci sono alcune cose da dire, nel senso che qui abbiamo, vedete, le impostazioni che si possono modificare, no? Perché ad esempio qui abbiamo la frequenza, che sono gli hertz, no? E il VCore, che sono i volt. Vedete che qua si possono modificare. Allora io vi consiglierei di tenere innanzitutto quelli di default, quindi di non andare a toccare troppo. Se però volete fare delle prove e modificare alcuni parametri, voi qui diciamo che più aumentate la frequenza, più aumentate il voltaggio, potete dare più potenza o meno potenza al dispositivo e quindi potete farlo minare sostanzialmente di più. Allora gli hertz conviene non andare oltre gli 800. Non superata assolutamente gli 800. Invece il VCore al massimo 1250, ragazzi, perché sennò poi si brucia il chip. Comunque vedete qui, notate una cosa, ci sono delle impostazioni, dei numeri predefiniti, vanno di 50 in 50, per esempio qua vanno di 75, 75, 25, cioè ci sono delle impostazioni strane, di 25 in 25, no? Mettiamola così, ok? Tenete a mente questa cosa perché poi vi farò vedere una cosa. Poi io vi dico, al momento lascio quelli di default, se poi volete divertirvi, potete fare dei test, però fate molta attenzione. Poi abbiamo Flip Screen. Flip Screen sostanzialmente ci permette di ruotare di 180 gradi le scritte che compaiono sul Bitax, quindi sostanzialmente ve le mette sotto sopra, metti caso che volete mettere in qualche posto particolare il vostro Bitax, potete ruotare di 180 gradi le scritte. Poi vedete qua possiamo invertire, diciamo, il ciclo delle ventole, ma qui lo lasciamo stare, e poi possiamo al momento abbiamo, diciamo, la potenza delle ventole che va in automatico, quindi il controllo della velocità delle ventole. Ora si può lasciare anche in automatico, però se voi avete una ventola come per esempio la Noctua, che è veramente molto performante ed è silenziosissima, potete fare una cosa: deflaggare, diciamo, il controllo automatico e mettere la potenza al 100%. No? Perché tanto non fa un rumore esagerato e allo stesso tempo però raffreddate il chip, perché la cosa da sapere è che il chip è molto sensibile alle temperature, ok? Quindi se voi il chip vedete che ha, magari qui lo vedete per esempio nella temperatura, adesso è a 60 gradi e 3, no, la temperatura è consigliabile che stia tra i 55 e i 60 gradi, proprio perché essendo molto sensibile alla temperatura lui potrebbe perdere di efficienza se è troppo caldo, quindi più freddo è,
meglio è, no? Però tra i 50 e i 60 gradi è già un ottimo compromesso. Se voi vedete che questa temperatura si alza un pochettino di più, allora potete magari aumentare la potenza delle ventole. Tenete conto che se voi modificate tutte queste impostazioni, ovviamente state dando più corrente, più voltaggio, più hertz al chip e quindi lui si scalda di più, voi quindi dovete per forza tenere le ventole al massimo. Ecco. Quindi se volete potete togliere le ventole automatiche e lasciarle al 100%, che così rumore non ne sentite, ma non vi sbagliate che il chip sarà sempre fresco. Poi sotto abbiamo la versione del firmware, quindi voi potete fare un check per vedere se il vostro firmware è aggiornato. Nel caso non lo fosse, lui vi dirà guarda che è da aggiornare e quindi potete aggiornare il firmware qua. Qui vabbè, direi che queste altre cose qua non ci interessano. Vi voglio far vedere una cosa molto molto curiosa. Allora, per i più smanettoni vi faccio vedere una cosa. Allora, se voi andate sulla barra di ricerca dove c'è l'indirizzo IP del Bitax, no? Poi slash settings, e aggiungete un punto interrogativo OC, che sta per overclock, guardate, questa impostazione passa nell'impostazione overclock. Che cosa vuol dire sostanzialmente? Che noi qui non abbiamo più, vedete che se io ci clicco sopra non esce più la classica tendina con le impostazioni da scegliere, ma possiamo scegliere noi le impostazioni che vogliamo, quindi possiamo mettere 528, 532, 1000 e anche sotto sul core voltage possiamo mettere 1172, cioè possiamo scegliere minuziosamente quale numero mettere qua all'interno, quindi quale impostazione scegliere per vedere di configurarlo come meglio vogliamo. E questa è una chicca che vi volevo portare, ma è una cosa da non fare se non siete esperti o se non siete seguiti, quindi fate molta attenzione perché poi ovviamente il rischio qua è quello di bruciare il dispositivo e quindi niente, fate molta attenzione. Comunque potete darci un'occhiata, una volta che avete finito potete disabilitare la modalità overclock e ritornare qui diciamo nelle impostazioni prestabilite. Vedete che adesso ci esce la tendina e noi abbiamo delle impostazioni predefinite, ecco. Poi andiamo avanti, quindi questa era la parte succosa, no, dei settings. Abbiamo ancora i logs. Questi qua sono i log, quindi vi dice più o meno, vi dà un'informazione generale, quindi il modello vi dà da quanto tempo è connesso, se è connesso al wifi, no, tutta una serie di dati, la versione, e poi voi potete mostrare i log, quindi nel caso in cui il Bitax desse dei problemi e magari chiedete supporto in qualche chat o cosa, voi dai log riuscite a vedere qual è il problema che sta avendo il Bitax, e così può essere utile per magari darvi una mano. E poi niente, c'è anche una pagina, vedete che se ci cliccate finite sul white paper di Bitcoin. Questa è molto carina, no? È buttata lì, che può sempre tornare utile avere il white paper di Bitcoin a portata di mano, e poi c'è il tastino per fare il restart del dispositivo. Io direi che vi ho detto tutto, ragazzi. Le impostazioni sono tutte qua, quindi non ci sono altre grandi cose da dirvi. Mi sento semplicemente di ringraziare in particolare Ash2Ashes, che mi ha dato anche una mano per fornirvi le informazioni più dettagliate, e il gruppo Mining Italia. Quindi se vi interessa e volete approfondire questo mondo, se avete dei problemi, avete un Bitax e volete far parte di sentire anche altre opinioni, potete andare sul gruppo Telegram Home Mining Italia, dove ci sono tante persone veramente molto competenti e che vi daranno una mano. Non andate lì a chiedere cose strane, ma andate lì semplicemente se volete parlare di mining, perché lì c'è molto focus, però trovate delle persone squisite che sono disponibili a darvi una mano qualsiasi sia il vostro problema. Ragazzi, io direi che ho terminato. Magari vi faccio scorrere ancora qua di fianco per un attimo il Bitax, giusto da farvi vedere quali sono le impostazioni che ruotano, diciamo, nello schermo. Quindi sostanzialmente avrete l'indirizzo IP, la connessione wifi e tutte queste cose qua che ruotano a turno sullo schermino del dispositivo. Però ecco, questo è quanto. Se il video vi è piaciuto vi chiedo cortesemente di lasciare un bel like e ditemi la vostra, scrivetemi nei commenti se avete un Bitax, se vorreste averne uno e se questa guida ovviamente vi è stata utile per inizializzare il vostro primo dispositivo. Allora vi dico ancora questa, visto che tanti chiedono dove si acquistano.
si possono acquistare su vari siti come bitronics.store o mindshop.eu, oppure magari se voi avete intenzione di prenderne uno potete entrare sul sito di Home Mining Italia e vedete che magari ogni tanto escono cose interessanti. E poi spero a breve di portarvi una chicca, ma al momento non ne parliamo perché è ancora tutto incerto. Quindi niente, la chiudo qua. Se il video vi è piaciuto vi ricordo lasciatemi un bel mi piace e noi ci vediamo in settimana con la solita programmazione di video. Ciao!